leggervi un capitolo del mio libro sulla magia assiro-babilonese. È un capitolo cruciale, molto importante, un capitolo che rivela molte cose, un capitolo che può portare assolutamente, se ascoltato veramente, tanta luce. L'importante è volerla questa luce. È chiaro che la luce che io parlo non è la luce solare, come vedrete, ma è la luce interiore, la luce sottile, la luce astrale, assoluta, che regge tutti i mondi. Bene, il capitolo si chiama Dentro la tenda. Benvenuto nel mistero dell'ombra, o tu che cerchi. Ti accolgo nella mia tenda di innumerevoli millenni, eretta in questo luogo antico all'inizio del sogno di questo Dio che si fece un regno. Il mio nome è Nabu e fui posto in questo regno per accogliere i viandanti che desiderano risvegliarsi dal sogno del Dio. Ossia, questo regno, ove a te ti sembra di respirare, vivere ed amare. Sappi che tutto ciò è solo un suo sogno. Siediti e ti spiegherò. Vedo che sei smarrito o smarrita, infreddolita, dal sopraggiungere delle ombre della notte, che ti hanno sorpreso nel tuo cammino. Non temere e rilassati. Togliti i calzari, bagnati i piedi in questo catino d'argento, riempito con acqua profumata di rose, che la mia ancella ha posto di fronte a te. Fai disciogliere la sabbia che ti addenta le carni. I tuoi piedi sono molto importanti, viandante della desolazione, perché sono l'estrinsecazione della volontà tua di andare. Quindi abbine cura, poiché reggono tutto il peso del corpo tuo. Eccoti un asciugamano di lino purissimo, simbolo dell'avvenente purificazione del tuo cercare. Fa che dopo averli asciugati, tu non possa più cercare le cose della vita comune, ma usali solo per dirigerti verso le cose della vita eterna, del risveglio. La mia ancella ora si ritirerà per lasciare a noi il gusto del discorrere delle cose che tu cerchi. Non avresti fatto tutto questo cammino nel freddo buio della notte e nel caldo feroce del giorno per trovarmi, se non sentivi in te urgente la voglia imperiosa di sapere. Sappi innanzitutto che io sono un custode, uno di coloro che è sveglio ed osserva. Io custodisco la sapienza occidentale, come già sai, ed accolgo coloro che ad essa si sentono chiamati e consacrati. Io sono qui per chi ha deciso di uscire dal sogno di questo Dio. Non vedere malignità e malevolenza in questo Dio sognante, non lo fanno tutti in definitiva. Non sai anche tu che ogni cosa è tessuta con la materia dei sogni, come disse un vostro poeta tempo fa? Quindi sappi che ogni cosa è sogno e che ogni creazione è sogno. Quando un essere potente, che è sveglio, decide di dormire e sognare, allora crea il suo proprio giaciglio del sogno, ossia il suo universo, ove vivrà il suo sognare fino al prossimo risveglio. E da questo sogno autoindotto egli attirerà anime sognanti, che entrando in esso faranno parte del sogno stesso. Se hai ben compreso tutto ciò, potrai renderti conto che la cosa può essere in qualche misura fuorviante per chi non ricorda che ha deciso di entrare nel sogno. Ed ecco che intervengo io. Quando dall'interno di un sognatore nasce la voglia di uscire dal sogno del Dio sognante, ecco che egli la forza non ha. Troppo a lungo ha sognato e troppo crede che quella che vede sia la vera realtà. E per questo furono posti i custodi, che sono all'uscita del recinto del sogno. Una volta fuori dalla mente del sognatore, sogno non vi è più, e ti potrai ricordare di chi veramente tu sia. Ma non immaginare, ripeto, che tutto questo è malevolo e malvagio. No, è solo un sogno come quando tu dormi la notte, e puoi essere crudele o buono, un re o un malfattore,
poi ti svegli e capisci che era solo un sogno. La cosa particolare che ti dico preliminarmente è questa. È possibile partecipare al sogno di altri esseri oppure creare il proprio sogno assoluto. Ora che ti sei rilassato, ti voglio dare il benvenuto come è d'uso dalle mie parti. Rimani seduto e rilassato dunque e accetti i miei doni. Ti rinnovo il ben ritrovato, viandante nei cammini dello spirito e nei sogni assoluti del corpo di questo sogno, in questa terra di sogno. Ecco, ti porgo un mantello, è di colore nero trapuntato di stelle, poiché come la notte dei deserti, dove le stelle sono visibili più che in altri posti. E poggiandolo sulle tue spalle, cercatore dello spirito, sentirai il gelo degli spazi profondi, il gelo del mondo immobile. Sappi che il deserto ha un nome. Il suo nome è scandito ogni giorno ed ogni notte e tutte le ore come un carme da ogni creatura nascosta durante la calura del giorno e palese durante il gelo della notte. Ed è cosa necessaria, pellegrino dell'ombra, perché se il suono non sarebbe più, ogni cosa cadrebbe in pezzi. Questo lo imparerai più innanzi se terrai salda la tua risoluzione di continuare il proposito tuo dello svegliarti dal sogno di questo Dio. Ma ricorda che una creazione di sogno, per permanere, deve essere sempre sostenuta dal suono basale di essa. Ogni suono è basato a sua volta sulle lettere e sui suoni assoluti, che al pronunciamento possono creare ogni cosa per sostenere il sogno stesso. Esse costituiscono il mistero delle lettere e dei nomi. Il sogno è retto da due grandi esseri che dominano il deserto dove tu ora sei giunto. Esso è il limitare del mondo di sogno circoscritto dal Dio sognatore, oltre non vi è che il nulla. Quindi capirai che i sogni sono necessari per avere delle isole o mondi nell'assoluto nulla dell'essere. Senza i sogni il nulla permarrebbe nel suo vuoto assoluto. Il nome del primo essere preposto al giorno e da quella che tu conosci come luce è, e questa cosa lo leggerete, e questo è il nome di colui che regge il caldo soffocante del giorno e disseta il viandante delle piste desolate. Egli lo rinfresca nell'oasi del suo cuore. È lui che fece crescere le piccole macchie di verde frescura, le oasi appunto, i mondi, quale fonte di pace e silenzio, in quella fornace desolata, dopo la distruzione della vegetazione vitale da parte di contendenti feroci. Millenni or sono ormai vi fu una guerra tra dei sognanti. Sì, poiché ognuno ha bisogno di sostentamento e cibo, ogni dio sognante ha bisogno dello schiavo che lo alimenti per mantenere il proprio sogno e quindi il proprio universo isola. Tu. Sappilo, la guerra distrusse ciò che fu creato con tanto amore, dal sogno di questo Dio, molte centinaia di millenni prima. Avvenne la distruzione sotto la volta stellata e sotto lo sguardo di colui che tutto creò per primo nel suo sogno di creazione. Ma preso d'amore per l'uomo, e qui c'è il nome del Dio, creò con la sua forza magica le piccole isole nella sabbia, affinché coloro che desiderassero potessero vivere dove un tempo fu lo splendore, senza vagare nelle sabbie del nulla. Mentre, e qui ci sono due nomi di altri esseri molto potenti che non si possono pronunciare, mentre 1 e 2 sono i nomi di colei e colui che ristorano e riscaldano con i propri corpi, pronti all'amore, il gelo della notte desertica. Essi ti accoglieranno nella loro tenda profumata da essenze antichissime, per risvegliare in te la capacità di sognare ed amare. Perché, mio caro o mia cara viandante, solo l'amore può risvegliare il ricordo di stare sognando. Sentirai ululare il vento notturno e il verso dello sciacallo del deserto in cerca di prede. Udirai il fruscio del serpente e l'affannarsi degli scarabei e capirai che in quelle ore molti esseri non visibili agli occhi dell'uomo comune passeranno vicinissimi a te. Ma tu, se mi ascolterai e avrai trovato la tenda sacra di
1 e 2. Sarai al sicuro tra le loro braccia delicati o forti, e la loro bocca, rossa come il sangue della passione, ti rianimerà per lasciare scorrere la paura che potrebbe afferrarti. Se nel sogno che ora vivi uomo ti vedi, allora sarà la dolce e appassionata 1 ad accoglierti. Se nel sogno attuale invece femmina ti vedi, sarà suo fratello 2 ad abbracciarti con le sue braccia possenti, facendoti languire di passione. Ricordati che quando entrerai, essa o suo fratello ti offriranno immediatamente una coppa di vino rosso, accettala, ma declina di accettare il pane di datteri per non rimanere legato a quel posto incantato. Il vino ti fa volare, i datteri ti legano al posto ove li mangi. Sappi, viandante della desolazione, che esistono molti mondi e che ogni dio ed ogni dea ha il suo, costruito nella maniera che più compiace il senso loro. E 1 con suo fratello 2 costruirono il loro nel tessuto assoluto del sogno del primo dio sognante. Quel sogno che tende a diventare realtà, esperita, per chi ha la capacità di evocarlo e guidarlo. Ed una volta compiuto ciò, esso continuerà a svilupparsi proprio come verità vivente. Stessa cosa avvenne a questa creazione dove tu pensi di alzarti il mattino, respirare, mangiare, bere, dormire, fare l'amore e morire. Ora siediti qui, sul tappeto vicino a me, mentre aspiri l'aroma della palma bruciata e del calamo pungente che volare nel sogno ti farà se amato e odorato. Ascoltami, viandante, ma prima bevi un sorso di caldo vino speziato con vaniglia e cannella. Assaporano il gusto profondo e sottile allo stesso tempo. Gusta il dolciastro e il pungente affinché tu possa comprendere che nell'universo creato di sogno tutto è pur sempre duplice. Ti ripeto che devi renderti conto di stare sognando e che devi comprenderlo molto bene nelle sue funzioni, altrimenti camminare oltre questa tenda non potrai, per incontrare le tappe che al risveglio ti possono condurre. Se invece lo comprenderai, ecco che tutto diverrà possibile per te. Sapere che sei in un sogno deve darti lo stimolo a risvegliarti. Te lo ripeto, perché è talmente vero da sembrare un sogno reale ed assoluto. Perdono il gioco di parole, ma non è molto facile spiegare queste conoscenze alla mente di oggi. Un tempo molti cercatori giungevano alla mia tenda eretta al limitare del mondo di sogno, una tenda eretta come vortice di sapienza sottile che trasformare può la vita di chi la incontra. Io misi un'isola di sapere, come altri fecero prima di me, un'isola che era invisibile, ma che si palesava apparendo in tutti i suoi colori, a colui che entrando nei regni sottili della mente sua la rende possibile e palese. Lo so e mi rendo conto che è difficile comprendere molto a fondo tutto ciò e auspico che lo studio tuo, prima o poi, te ne riveli la profonda essenza. Voglio solo comunque ricordarti che mentre hai nelle tue mani questo libro e scorri le righe di queste pagine, io ti sto conducendo in un regno mentale diverso. Sì, proprio così. Queste parole sono state poste nel modo che tu stai leggendole per indurre in te uno stato mentale particolare, atto a farti prendere coscienza dei mondi interiori, i soli che possono risvegliarti dal sogno del Dio sognante in cui sei intrappolato. E se sei saggio e comprendi bene le mie parole, afferrerai che ogni cosa che appare creata è un regno mentale creato da qualche Dio che sogna. Ricordalo. Quindi ora ascoltami ancora una volta. Tu stai sognando nel sogno di un Dio che creò per il proprio sogno creativo, nel nulla assoluto, quello che per te appare come un universo, ma che in realtà è solo un suo gioco per sognare. Un'isola nell'infinito, una lila, direbbero gli orientali, un gioco di un particolare Dio. Tu ne fosti attirato e accettasti di sognare, guidato dal sogno di questo o di qualche altro Dio o dea. Non si può sapere il perché tu accettasti o se ne fosti attirato con altri mezzi quali per esempio la magia. Ricorda che magia è malia, e malia indica incantesimo, ed incantesimo è illusione e gioco. Ma il fatto incontestabile resta uno, ed è l'unico da cui partire. Tu stai sognando, ma credi che tutto questo sia vero. Rendi tua questa verità, falla affondare nel profondo di te stesso.
Anche io che sono qui e ti parlo, non sono altro che un sogno creato proprio per poterti dire che stai sognando. E come ho accennato, a te che mi osservi con occhi sgranati dalla meraviglia, solo sapendo e sperimentando che stai sognando potrai svegliarti. Nel mondo del sogno è possibile ogni cosa. La magia si dispiega in esso sottilmente ma onnipotentemente. E difatti la magia cos'è se non illusione? Essa è solo possibile nei mondi del sogno e non nella realtà. Certo, viandante, essa dà le cose che si chiedono, ma sono sempre inserite nel mondo di sogno del sognatore. Sono inserite nelle sue credenze e sono inserite nelle sue abitudini dell'azione. Nel sogno sono state immesse 3 possibili vie di uscita da esso. Li scoprirai camminando nel deserto e conoscendo questa via dell'ombra. Ti vedo sospettoso a questo mio termine e io ti vengo in soccorso nello spiegarti il vero senso di questa parola. Ombra è uno spazio privo di luce solare e sottolineo solare, è generato per interposizione di un corpo opaco, ma è anche apparenza, figura apparente, eccetera. Ombra si dice anche del corpo che si distacca dopo la morte di sogno, di questo corpo di sogno che tu reputi vero. Percepisco il pensiero tuo, che mi chiede il perché dell'interposizione solare. Il sole non è meraviglia? La bellezza e la dolcezza che dona la vita? Io ti rispondo, certamente, mio caro ospite, ma la dona qui, nel mondo di sogno creato da questo Dio di sogno. In altri sogni, altri soli o meno, creano la funzione di base del sogno stesso. Il sole, come lo intendi tu, è funzione di vita, mentre come lo intendo io, è sostenitore del sogno del sognante, ossia emanatore del pensiero del sognante in maniera che il sogno possa esistere, possa essere visibile. Senza di esso, sogno non si avrebbe. L'ombra permarrebbe e le immagini illusorie non apparirebbero per ingannare i sensi tuoi. Essa è un trasmettitore di pensieri di sogno che tu vedi attraverso gli occhi tuoi scambiandoli per veri. Se il sole non vi fosse, sogno non sarebbe. Ripeto, eccoti quindi il termine di ombra come interposizione di un corpo opaco alla luce del sole stesso. Questo corpo opaco produce ombra, ossia uno spazio scampato dal sole dove si può vivere senza il programma del sole stesso. Io sono questo corpo opaco per te. Io ti copro per impedirti di bruciarti e quindi stupire e nel delirio della luce immaginare la realtà. Sì, immaginarla. Per questo io costruì la mia tenda molto tempo fa dei tuoi anni, ma al di là del tempo del mio esistere. Questa tenda è la sapienza mia. Essa la regge con i pali del discernimento e della veglia perenne. Ed essa sapienza è ombra, perché ti dà la possibilità di rinfrescarti, ripararti dal vento del deserto, darti ristoro dal fuoco del sognatore che ti scaglia nel sogno suo, nei mondi suoi, e che tu scambi per veri. Egli costruì il suo sogno e tu, come in un gioco, vi cammini dentro, tessendo la vita tua. Che altro sogno è? Tuo questa volta, ma sempre sogno innescato da altro sogno. E così continui, per sognanti esistenze e morti sognanti e continue. Sogno, dentro sogno, dentro altri sogni. E tutto ciò fu prefigurato come il labirinto dal quale uscire non potresti se non con un magico filo. In questo spazio privo di luce dove io mi trovo, dunque, potrai avere il tempo di vedere le cose come mai avevi immaginato potessero essere. È per questo motivo che mi hai trovato al calare delle ombre e che solo di notte potrai ritrovarmi se sarà volontà tua, quando il tuo corpo magico, separato dalla tomba di carne, potrà volare verso di me. Sempre al riparo dei dardi infuocati del sogno del sognatore chiamato Sole. Ogni suo dardo è programma e malia per te, che lo subisci e che distrugge ogni possibilità tua di avvicinarti al mistero celato nell'oscurità. È più facile scoprire la verità su se stesso in una grotta immersa nell'oscurità assoluta che all'aperto nella possanza della luce solare. Ricorda, viandante, nel buio le cose diventano palesi all'occhio tuo, nel buio la vita a nascita. La luce distrugge le semenze di ogni cosa se esse sono esposte alla luce solare.
Nella luce le cose sono nascoste all'occhio tuo. Ora ti comunico che per uscire da questa tenda e cominciare il tuo cammino nelle lande desolate del deserto ed incontrare i primi archetipi che risvegliare potranno, devi uscire per la porta dell'ovest. Eccola lì, apparsa or ora per te, affinché tu possa varcarla. Sono io. Dai l'ultimo sorso al calice con il vino speziato, che forza ti darà nel cammino, e porta con te questo sigillo inciso in argenzo, che le porte della notte, dell'ombra e del sogno apriranno per te. Eccoti il sigillo. Se le porte non si apriranno, mostralo ai guardiani e o alle porte serrate, a qualsiasi barriera di qualunque genere esso sia, di terra, di ghiaccio, di fuoco o di nulla, ed esse si frantumeranno. Esso frantumerà i chiavistelli, permettendogli di passare oltre nella camera o landa seguente del sogno del Dio in cui ora sei. Quando tornare vuoi nel mio spazio, nella mia conoscenza senza tempo, sotto la mia tenda, nel mio sogno eretto per te e sostenuto per te, quale custodie del risveglio, allora prendi questo sigillo e guardalo con intensità, desiderandomi, e da me verrai nuovamente, se il cuore tuo smarrito non sia nei sogni potenti del sognatore o dei tuoi. Ora va, eccoti un bastone, che spada o sostegno diverrà a secondo delle necessità tue. Va dai maestri delle diverse specie di magie poste nel deserto. Presentati innanzitutto a, e c'è il nome di un'entità, essa creatura è duplice, essa creatura è maschio e femmina insieme, femmina dolcissima con i maschi, maschio virile con le femmine. Ella è la dolce signora della prima porta, o il forte signore della prima porta, che ti insegnerà la prima specie di magia necessaria in questo sogno, regno di sogno, per poterti svegliare. Usala questa magia, perché incontrare ti farà la parte nascosta di te anche a te stesso. Esso, in una notte ti spiegherà la conoscenza che ti serve. Non lasciarlo, se prima non avrai fatto un sacrificio dandole un obolo. E che questo obolo sia l'oblio della mente tua, il silenzio, in un sospiro di piacere del corpo tuo. Se mi hai compreso, allora va pure e sappi che quando tornerai, sempre ammesso che la via ritroverai della mia tenda, allora ti darò altre visioni ed altre istruzioni preziose per chi sogna e vuole svegliarsi dal sogno del Dio sognante.